The two pigeons are at either end of a small ping pong table. One pigeon pecks the ball as it comes toward him and knocks it toward the other pigeon. Other pigeon pecks the ball back across the table. If it goes past one pigeon, the other pigeon can eat, and if it goes the other way, the other pigeon eats. So that there is it's a real game. B.F. Skinner, Charles Frederick Skinner, psicologo statunitense di fama internazionale. È stato professore di psicologia alla cattedra Edgar Pierce dell'Università di Harvard dal 1958 fino al 1974. Autore di celebri libri quali 50 anni di comportamentismo, tecnologia dell'insegnamento, scienza e comportamento. E sti cazzi! Inventore della celebre Skinner Box, con la quale fu in grado di dimostrare gli effetti di rinforzo e punizione ai fini dell'apprendimento. Skinner venne definito comportamentista di seconda generazione, in quanto portò avanti gli studi già attuati da Pavlov e in conseguenza da Watson, sviluppando gli studi di Thorndike grazie appunto a questa sua invenzione, la gabbia di Skinner. Skinner fu in grado di dimostrare la validità dell'approccio comportamentista sul piano educativo e dell'istruzione, sostenendo che l'influenza della società e degli stimoli esterni possono forgiare il comportamento del singolo e tramite l'utilizzo mirato di rinforzo e punizione si possono fissare comportamenti desiderati. Il condizionamento classico si basa su un riflesso condizionato, ossia un'associazione semplice: cibo, suono, suono, cibo, il suono mi causa appetito, oppure salivazione. Ciò che invece riuscì a dimostrare Skinner fu proprio di evolvere questo semplice concetto di condizionamento a un tipo di condizionamento operante, ossia un rinforzo che avviene al termine di un'azione, ai fini di fissare questa azione nel tempo. Cosa significa? A questi piccioni è stato insegnato che, mandando la palla dall'altro lato del tavolo, ottenevano del cibo. A lungo andare, questo comportamento è stato fissato nella loro testa e ha fatto sì che questi due piccioni vadano avanti a proporre questo comportamento, precedentemente rinforzato con il cibo, in seguito appunto a questa azione, spingere la pallina dall'altro lato del tavolo. Ecco che è avvenuto un condizionamento operante. Spingo la pallina cade dal tavolo, ottengo il cibo, ossia il rinforzo positivo. Questo tipo di condizionamento Skinner lo sperimentò grazie, dicevo in precedenza, al suo Skinner Box, che è una scatola con tanti oggettini luminosi, scintillanti e intricati sistemi di specchi e leve, ai fini di dimostrare gli effetti appunto del rinforzo e della punizione. Vediamo il topo sperimentare vari comportamenti. Al premere della leva si accende una luce e in seguito viene erogato del cibo. Il topo all'inizio non capisce cosa sta facendo, dopo un po' associerà alla lucina il cibo che esce e al tirare la leva l'ottenimento del rinforzo. Quindi sarà spronato a tirare la leva più volte, associando a quell'azione qualcosa di gratificante e quindi fissandola nel tempo. Un altro esperimento fu quello per dimostrare il rinforzo negativo. Il rinforzo negativo è un concetto molto complicato, quindi ascolta bene. Questo topo venne posto invece in una condizione di stimolo avversativo, ossia la griglia elettrica da cui era composto il piccolo pavimento di questa piccola gabbia veniva attivato dallo scienziato in seguito all'accensione di una luce. Cosa? Beh, per la scienza. E il topo, ovviamente nel panico, tirando la leva, inizialmente, ripeto, casualmente, faceva sì che questo campo elettrico si spegnesse. Sì, ma ci ho messo un po', cioè... Beh, te la sei cavata alla fine, no? Ti potessero ammazzare. Per la scienza. Ne conseguì che il topo associò all'accendersi della luce il pavimento che si sarebbe elettrificato un attimo dopo e apprese a tirare la leva onde evitare di prendere la scossa. Lo so, ma la scienza... Skinner concluse che esistono due tipi di rinforzo e due tipi di punizione. Se prendiamo il termine positivo in quanto aggiunta e negativo in quanto negazione, ossia sottrazione, il rinforzo positivo è l'aggiunta di uno stimolo piacevole e fa sì che l'azione premiata venga ripetuta in futuro dal soggetto con più frequenza.
Il rinforzo negativo è la sottrazione o cessazione di uno stimolo avversativo, ossia uno stimolo spiacevole, al presentarsi del comportamento desiderato, che viene di conseguenza rinforzato negativamente con la cessazione di questo stimolo spiacevole. Punizione positiva è l'aggiunta di uno stimolo spiacevole. Metto il dito nella presa della corrente, prendo la scossa, quella scossa è una punizione positiva. La punizione negativa invece è la negazione o sottrazione di un qualcosa di piacevole al fine dell'estinzione del comportamento indesiderato. Possiamo definire la punizione negativa come la negazione del rinforzo positivo. In seguito a questi studi, lo psicologo statunitense definì il rinforzo positivo e la punizione negativa il modo migliore perché l'apprendimento avvenga. Skinner introdusse pure il concetto di shaping, ossia il concetto di utilizzare il rinforzo positivo per premiare dei micro comportamenti che portano alla fine a un comportamento più complesso. And we're going to try another pigeon now, and I will try to pick out some particular pattern of behavior and make it a more frequent part of the repertoire of the bird. Very fine. This bird has been already conditioned to eat when the magazine sounds and the light flashes. Now we'll just watch its behavior a bit. It's not doing anything in particular, you see, but I'm going to try to get it to do something. Suppose I shape up the behavior of making a complete turn. What I do is simply, as I did then, to wait for some part of that behavior. There's more of it, you see. You can see that the effect is instantaneous. I'm waiting for it to turn counterclockwise now. And then I reinforce that movement. And I wait for a more pronounced movement than that. It's got to be more than that. There we go, all the way around.